Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Nel video di oggi vedremo come dipingere ombre e luci fredde sui nostri modelli. Lo faremo utilizzando come esempio un modello di Kingdom Death Monster. In descrizione trovate altri video dedicati ad argomenti simili a questo che magari vi possono essere utili e alcuni prodotti consigliati. Se ancora non lo avete fatto vi ricordo che potete iscrivervi al canale, non vi costa nulla ma è un grandissimo supporto per il canale stesso. Vi basterà cliccare il tasto iscriviti qui sotto e attivare la campanella delle notifiche per ricevere una notifica solo quando carico un nuovo video. Detto questo, non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Come base di partenza io ho scelto un primer grigio, dato che sul modello saranno presenti incarnato chiaro ed elementi bianchi. Così facendo riusciamo a facilitarci la vita. Questo è lo schema cromatico della miniatura di oggi, Ezra Death High di Kingdom Death Monster. Per raffreddare e creare un filo conduttore tra i colori dovremo utilizzarne uno comune e nell'esempio di oggi sarà Anthracite Grey. Partiamo quindi dall'incarnato pallido per il quale utilizzeremo questo grigio blu unito a Salmon Rose e Avorio. Creiamo quindi dei mix in scala cromatica creandone uno per le ombre che diventerà più grigiastro e freddo rispetto al classico colore rosato che useremmo di solito. Iniziamo quindi inserendo il mix creato nelle ombre e in tutte quelle aree sottili adiacenti ad altri elementi, soprattutto nella metà inferiore del modello. In questo modo creiamo delle ombre leggermente più scure ma anche fredde. Passiamo quindi al colore intermedio di questa scala, ovvero Salmon Rose. Lo utilizzeremo per riempire tutte le aree rimaste non colorate finora, evitando quelle appena scurite. In questo modo creiamo una base di un colore simile anche per le luci che inseriremo dopo, rendendole più facili da stendere sopra. In caso di primer chiaro saremo facilitati, anche se potrebbero servire un paio di passate per ottenere un colore pieno, mentre con primer scuro dovremo optare per diverse passate. Una volta riempite le aree vuote, con il colore appena alleggerito e con poco colore sul pennello, sfumiamo lo stacco, partendo da appena fuori la zona scura e portandolo verso l'area chiara. Così facendo ammorbidiremo gli stacchi cromatici. Possiamo regolare l'intensità di queste sfumature prima lavorando sullo stacco più netto con tratti brevi e poi allargando l'area interessata dalla pennellata per rendere il tutto ancora più liscio. Lasciamo senza paura delle aree più fredde ampie nell'interno delle gambe e nelle zone rivolte verso il basso, così che siano ben chiari i volumi. Una volta ottenuto un risultato soddisfacente, siamo pronti a passare allo step successivo. Da Salmon e Avorio creiamo un mix più chiaro che inseriamo in modo preciso nelle sezioni che prendono luce, lasciando sempre da ambo i lati il colore intermedio fatto prima. Se siamo in dubbio, meglio inserire sezioni strette e poi in caso allargarle, piuttosto che il contrario. Se necessario, sfumiamo come abbiamo fatto prima, con questo colore chiaro a velatura e siamo pronti a passare agli indumenti. Per la gonna, i guanti, ombrello e altri piccoli elementi diamo una base nera che costituirà il punto di partenza sulla quale andremo a inserire questa volta delle luci fredde. Aggiungiamo alla miscela lo stesso Anthracite Grey di prima, creando una sorta di grigio blu scuro. Con questo iniziamo a tirare fuori i volumi, mettendo in evidenza le zone più sporgenti rivolte verso la luce. Sfumiamo anche questo passaggio con la velatura del medesimo colore. Di questa consistenza vi ho parlato meglio in altri video che vi lascio sotto in descrizione. Passiamo quindi ad uno step più chiaro unendo grigio antracite e avorio, creando un grigio freddo che utilizziamo pieno e coprente per mettere in evidenza i dettagli, i profili e le zone di luce,
restringendo le aree colpite. Possiamo anche qui creare una prima ossatura a queste luci e poi sfumarle o addirittura ripassarle con la velatura antracite per inglobarle meglio, per poi rifinire con alcune luci solo sui dettagli. Così facendo otteniamo un nero sfumato con tonalità fredde, che se volete approfondire di più ho spiegato meglio in un video sul canale, nel quale mostravo anche altre opzioni per valorizzare il nero. Ma adesso vediamo come integrare il grigio antracite al bianco della camicetta. Partiamo creando una piccola scala cromatica tra bianco e antracite, con almeno un paio di colori intermedi che fungeranno da ombre. Con quello più scuro evidenziamo tutte le ombre, le pieghe della camicia ai lati del corpo e sotto le maniche, così come sezioni un po' coperte dai capelli o dietro la schiena. Non dovrà essere un mix troppo scuro perché si tratta pur sempre di un indumento bianco, ma questo colore farà risaltare le sole luci bianche pure. Come abbiamo fatto prima per le gambe, usiamo adesso il mix intermedio per riempire le zone della camicetta rimaste con il solo primer, così da creare una base comoda per inserire poi il bianco più avanti. Ne approfittiamo per ribilanciare eventualmente le zone di ombra con queste intermedie, nel caso ci fossimo allargati troppo prima, e poi sfumare. Passiamo infine al bianco puro, usato pieno e coprente, con un pennello sottile, per mettere in evidenza piccole zone di luce piena e dettagli. Affinché non si perda di vista il volume, non servono grandi aree, ma solo piccoli punti ben integrati con il resto che raccolgano la luce. Dopo aver colorato anche la sacca, i calzini e alcuni altri dettagli, siamo pronti a passare all'ultimo elemento molto visibile sul modello, ovvero i capelli, ma rimanete fino alla fine perché vedremo anche una piccola lavorazione per il pavimento. I capelli del personaggio sono rossi naturali, quindi partiamo unendo un marrone intermedio con l'ormai noto Anthracite Grey. Creiamo un mix 50-50 che stendiamo su tutti i capelli, in modo che rimanga come ombra nei recessi. Una volta asciutto, cominciamo a illuminare la chioma con Dark Rust usato puro, in modo da cominciare ad avere una parvenza di capelli rossi. Evitiamo di schiarire le zone rivolte verso il basso, quelle più nascoste che potrebbero dare volume alla coda, e come detto i recessi. Passiamo al Light Rust, un arancione acceso che stemperiamo con Dark Rust e con cui lavoriamo con precisione all'interno di quelle segnate poco fa, senza mai arrivare alle ombre. Ci servirà come base ampia nella quale inserire adesso dei riflessi più chiari, ottenuti con Orange Brown e Avorio. Estremizziamo alcuni riflessi in alto, in modo molto netto, ma in zone coerenti tra loro e con i volumi, per poi eventualmente sfumarle appena o coprirle, in modo che siano meno marcate ma pur sempre ben visibili. Con alcuni dettagli finiti, la pittura sul nostro modello è conclusa, ma vediamo in un piccolo extra come realizzare una basetta effetto parquet. Su base Dark Rust, lo stesso usato nei capelli, con un marrone più scuro e un pennello sottile creiamo delle linee dritte. Possiamo sempre aiutarci con una matita per creare le linee di base ed essere più precisi. Il primo punto in cui poggiamo il pennello sarà sempre più largo se raccogliamo il colore, quindi sarà bene scaricarlo prima di poggiarlo per fare la linea. Una volta fatto, a 90 gradi inseriamo equidistanti delle linee corte che segnano gli stelli di legno, alternati se vogliamo fare l'effetto parquet. Per il momento sembreranno mattoni, ma adesso con un pennello più sottile e lo stesso marrone creiamo tante piccole venature nel legno non troppo regolari e in quantità adatta da movimentare il tutto, ma non da coprire il fondo del pavimento completamente. Con un beige più chiaro creiamo il profilo superiore, inferiore e laterale di ogni listone di legno, così come qualche venatura che si alterna a quelle scure.
Se ce ne dovessero uscire di troppo larghe, potremmo sempre ricorrere al marrone di prima per sistemare ed equilibrare le cose. Proseguiamo così su tutta la basetta, lasciando sia intravedere leggermente il colore della base, sia i 2 toni di marrone delle venature. Su basette lisce e non zigrinate come questa, l'effetto è sicuramente più credibile, ma anche qui, per dare un finish diverso, passiamo alla fine il protettivo lucido solo sul pavimento, per dare l'impressione di un parquet molto curato. Questo è quindi il risultato finale del modello. E con questo si conclude anche il video di oggi. Come sempre vi invito a farmi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Io vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi.